Far has never felt so far away than it does today, my dear. The world is spinning at a faster pace than I'm willing to face without you here. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all crumbled to the ground. I start digging tunnels to you now. Quest'uomo ha cambiato il mondo, sicuramente il mondo del giornalismo globale, e oggi, per rendere onore alla liberazione di Julian Assange, cari amici, non farò altro che parlarvi e rendervi partecipi di alcune importantissime rivelazioni che hanno interessato Wikileaks. Perché è stato preso di mira? Che cosa ha fatto? Che cos'è Wikileaks? Io penso che a fronte della sua liberazione sia il caso di parlarne. Lui aprì letteralmente il vaso di Pandora e mostrò al mondo quanto siamo vulnerabili alle capacità di intelligence dei governi, e in questo video vi aiuterò a capirlo. Hive è un progetto della CIA rivelato da Wikileaks nel 2017 come parte della serie di pubblicazioni chiamata Vault 7. Parliamo di robe, signori cari, che al tempo erano talmente segrete che Assange, se fosse stato estradato in America, avrebbe dovuto scontare 175 anni di galera per la divulgazione di queste cose. Hive è una piattaforma di controllo e comando sviluppata dalla CIA. Si tratta di un malware totalmente illegale e clandestino di altissimo profilo, utilizzato per infiltrarsi in dispositivi elettronici come computer, smartphone e altri sistemi informatici al fine di raccogliere informazioni senza essere rilevati. Prima viene infettato il dispositivo e installato sul bersaglio, spesso attraverso vulnerabilità dei software o sistemi operativi. Una volta infettato, il dispositivo comunica con i server della CIA attraverso canali criptati, permettendo alla CIA di controllare il dispositivo da remoto. La piattaforma può raccogliere vari tipi di dati come documenti, conversazioni, email e altre informazioni sensibili presenti sul dispositivo infetto. E per evitare di essere scoperto, Hive può utilizzare certificati falsi facendosi passare per legittimo traffico di rete, rendendo difficile, se non impossibile, il rilevamento da parte dei software di sicurezza. Wikileaks ha pubblicato documenti che descrivono nel dettaglio come funziona Hive, evidenziando le capacità avanzate di sorveglianza della CIA. Queste rivelazioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sicurezza delle informazioni, mostrando come agenzie governative possano compromettere la sicurezza dei dispositivi personali e aziendali. Da quel momento cambiò tutto, e dal punto di vista della cyber security, grazie alle preziose rivelazioni pubblicate da Wikileaks, è aumentata la consapevolezza pubblica e la nostra possibilità di difenderci. Sull'onda di queste rivelazioni saltò fuori la Raytheon Technologies, uno dei primi 3 produttori di armi al mondo e uno dei principali appaltatori federali degli Stati Uniti, che vennero commissionati per il progetto Umbrage, di cui Wikileaks ha divulgato illegalmente tutti i documenti. Umbrage è una raccolta di tecniche di hacking e malware che la CIA ha raccolto e utilizzato come parte del proprio arsenale. L'obiettivo era quello di sfruttare questi strumenti e tecniche per nascondere l'origine degli attacchi informatici, facendo sembrare, aprite bene le orecchie, facendo sembrare che fossero questi attacchi opera di altri gruppi o nazioni. Praticamente appalti illegali per delle false flag, attacchi sotto falsa bandiera, nel cyberspazio.
documenti iper top secret, signori, segreti di Stato coperti dalle classificazioni militari che adesso sono disponibili con interi blocchi su Wikileaks. Le capacità di hacking illegale della CIA, proprio a violazione dei diritti sulla privacy, sono talmente espanse che Wikileaks aprì il famoso Vault 7, che comprende migliaia di documenti top secret disponibili al pubblico che descrivono strumenti, tecniche e operazioni di hacking utilizzati dalla CIA. Le rivelazioni coprono un periodo di diversi anni e mostrano come l'agenzia abbia sviluppato e utilizzato strumenti avanzati per spiare i dispositivi elettronici in tutto il mondo a proprio piacimento, violando anche molte leggi in una moltitudine diversa di paesi. Quello che avete davanti e che potete esplorare voce per voce, signori, decine di migliaia di documenti, è il Vault 7 di Wikileaks e basta una semplice ricerca su Google per raggiungerlo. Tool e strumenti di hacking illegale ai massimi livelli tecnologici messo in piedi dalla CIA e da altre agenzie di intelligence americane. Le rivelazioni di Wikileaks hanno avuto un impatto davvero profondo sul giornalismo mondiale e hanno sollevato molte preoccupazioni per quanto riguarda la trasparenza dei governi, etica, sicurezza e sorveglianza globale. In che modo quest'uomo ha cambiato il mondo? Nel 2010 Wikileaks ha pubblicato un video classificato, ripeto, top secret, che mostrava un attacco aereo statunitense a Baghdad nel 2007, in cui vennero uccisi 2 giornalisti di Reuters e diversi civili. Questo video ha suscitato un'indignazione globale riguardo alle azioni militari degli Stati Uniti in Iraq e ha letteralmente aperto il vaso di Pandora per quanto riguarda le operazioni sotto copertura della prima superpotenza mondiale. Sempre nel 2010 Wikileaks pubblicò i diari di guerra dell'Iraq e dell'Afghanistan che hanno rivelato dettagli crudi, molto crudi, sulle operazioni militari, inclusi episodi di tortura, uccisioni di civili ed errori militari. Questi documenti hanno messo in luce la realtà brutale dei conflitti e hanno portato ad un esame critico delle strategie militari statunitensi e dei loro alleati. Sempre nel 2010 vennero pubblicati i Cablegate, oltre 250.000, signori, 250.000 cablogrammi diplomatici statunitensi che hanno rivelato comunicazioni riservate tra il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e le sue ambasciate in tutto il mondo. I cablogrammi includevano valutazioni schiette sui leader mondiali, piani per rovesciare governi e creare governi fantocci, pressioni che dovevano esercitare gli ambasciatori sui governi dei paesi, piani segreti e strategie diplomatiche che hanno causato imbarazzi e tensioni diplomatiche globali in tutto il mondo. Poi nel 2011 Wikileaks pubblicò i famosi Guantanamo Files, dove rivelarono pratiche non ortodosse, detenzione prolungata senza processo, interrogatori brutali e altre pratiche che vi potete immaginare. Anche in questo caso vennero pubblicati centinaia di documenti top secret. Nel 2016 Wikileaks si fece una nemica davvero molto potente con le famose DNC email. Ha pubblicato email del Comitato Nazionale Democratico mostrando favoritismi verso Hillary Clinton rispetto a Bernie Sanders durante le primarie presidenziali democratiche del 2016. Questa fuga di notizie ha contribuito a profonde divisioni all'interno del Partito Democratico americano e ha influenzato le elezioni presidenziali statunitensi, permettendo a Trump di salire al potere. Immaginate la Clinton quanto potesse odiare Wikileaks. Ci sono intere pen drive composte da gigabyte di audio, intercettazioni telefoniche, documenti, video e altro materiale top secret che può essere scaricato e consultato dal sito di Wikileaks in totale autonomia. Nel 2017 fecero qualcosa di davvero irreparabile, direi, signori, irreparabile. Aprirono il Vault numero 8, mentre il Vault 7 ha rivelato strumenti e tecniche di hacking della CIA. Vault 8 si concentrava sulla pubblicazione del codice sorgente di questi strumenti, la possibilità quindi di replicarli o addirittura controllarli. Vault 8 comprende il codice sorgente e la documentazione ufficiale top secret coperta dal segreto militare di alcuni degli strumenti di hacking della CIA che furono rivelati in Vault 7.
L'obiettivo di queste pubblicazioni era quello di fornire prove concrete sulle capacità di sorveglianza della CIA e di facilitare la comprensione delle tecniche utilizzate per compromettere dispositivi elettronici. Sì, hai capito bene, con la pubblicazione dei codici sorgenti attraverso Vault 8 era possibile replicare le tecnologie di hacking della CIA. Questo ha sollevato notevoli preoccupazioni tra esperti di sicurezza informatica e autorità governative di tutto il mondo. Da quel momento, ancora oggi, è tutto disponibile. Qualsiasi ingegnere informatico poteva recarsi su Wikileaks e studiare come costruire le reti di sorveglianza della CIA. Questo mise, mi viene da ridere, in allarme l'agenzia di intelligence più potente del mondo e creò un danno irreparabile all'agenzia che di conseguenza dovette abbandonare quei progetti finanziati a suon di milioni. Che ne pensi? Se la presero con Assange? Che ne dici? Nello specifico, uno degli strumenti più potenti di cui divulgarono il codice sorgente fu il Mairball Framework, uno strumento utilizzato dalla CIA per offuscare il codice dei loro malware e renderli invisibili. Mairball Framework permette di nascondere l'origine del codice, rendendo più difficile l'attribuzione degli attacchi a specifici autori o organizzazioni, rendendo letteralmente possibile la creazione di operazioni sotto falsa bandiera nel cyberspazio. Questo, se te lo stai chiedendo, permette letteralmente ad uno Stato di mettere in guerra altri 2 Stati o 2 alleati. Immagina un attacco alle infrastrutture strategiche della Russia e la capacità apparente di far sembrare che l'attacco provenga dall'Iran, quando in realtà è tutta opera di questi sistemi fantasma della CIA. Wikileaks ha impedito che succedessero queste cose perché non solo ha pubblicato i documenti segreti che trattavano di questi progetti, ma ha anche divulgato i codici sorgenti di questi strumenti nel Vault 8. L'accanimento della CIA nei confronti di Assange fu tale che decisero di ucciderlo. Partì letteralmente un ordine, che ho spiegato e raccontato storicamente nel dettaglio in questo mio documentario di 1 ora, e gli riservò la CIA degli anni davvero terribili. Si nascose nell'ambasciata dell'Ecuador per anni, non potendo mai uscire fino a quando non lo prelevarono illegalmente dall'interno dell'ambasciata sotto ordine americano dopo che Hillary Clinton giurò guerra totale ad Assange dopo che perse le elezioni. Finì nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, chiamata la Guantanamo inglese, dove per più di 5 anni ha vissuto con la paura dell'estradizione negli Stati Uniti, dove lo avrebbero aspettato 175 anni di carcere. La sua detenzione ha letteralmente segnato la fine del giornalismo libero, la fine della libertà di stampa, la fine dell'attivismo politico e ha mobilitato gruppi di hacker, governi, cittadinanze onorarie e altro nei confronti della libertà. Ma grazie ad anni di pressioni internazionali e opinione pubblica, grazie a condizioni di salute precarie e preoccupazioni umanitarie, grazie al sostegno del governo australiano, grazie ad un accordo di patteggiamento, grazie a dinamiche legali e giudiziarie, siamo arrivati in data 24 giugno 2024 alla liberazione di questa persona che ha segnato per sempre il giornalismo mondiale. Dovevo parlarne, ok? Perché dovevo parlarne? Io dovevo parlarne, signori, perché seguo le sue imprese, seguo la sua storia, documento le sue divulgazioni nel nostro paese, portando materiale da più di 4 anni. Chiaro? Sin dall'apertura del canale la sua storia è stata fonte di ispirazione e forse il motivo per spingermi sempre oltre. Puoi trovare video sul mio canale in cui parlo di Assange risalente al 2019, chiaro? E oggi che lo hanno liberato, io penso che una conclusione degna per una storia del genere fosse dovuta. Questa è la sua conclusione. Ho un paio di paroline da spendere, ok? La vicenda di Julian Assange e Wikileaks non è solo una cronaca giudiziaria, è stato ben altro, no? È stato un potente simbolo della lotta per la libertà di stampa, in un'era in cui l'informazione è il campo di battaglia e la verità è la vittima prediletta. Julian Assange, attraverso le sue rivelazioni, ha scosso i pilastri del potere globale, mostrando al mondo che dietro le facciate della diplomazia e della sicurezza nazionale si nascondono spesso inganni e abusi, mostrando che il vero potere è esercitato dal popolo attraverso un internet completamente decentralizzato. La libertà di stampa è un diritto fondamentale, il guardiano della democrazia, no? Senza di essa
Le tenebre dell'oppressione governativa soffocano la verità e la giustizia. Quando i giornalisti sono perseguitati per aver rivelato crimini di guerra, corruzione e abuso di potere, cosa succede? Succede che si invia un messaggio molto inquietante, ovvero la verità quindi è un pericolo e coloro che osano svelarla devono essere ridotti al silenzio. La persecuzione di Assange è una minaccia diretta alla libertà di stampa, un avvertimento a chiunque osi sfidare lo status quo. I governi, nel loro sforzo di mantenere il controllo, spesso ricorrono alla censura e alla repressione. La sorveglianza di massa, l'hacking e le tecniche di disinformazione sono strumenti usati per manipolare e contenere la verità. Ma questi strumenti però sono solo una spada a doppio taglio, perché nel tentativo di proteggere il potere, i governi minano la fiducia dei cittadini, erodendo il tessuto stesso della società. In risposta a queste minacce, l'idea di un internet decentralizzato emerge, signori, come un faro di speranza globale in un mondo in cui le informazioni possono essere controllate e manipolate da pochi. La decentralizzazione promette trasparenza e autonomia. Le blockchain e altre tecnologie distribuite offrono un'alternativa permettendo una condivisione delle informazioni sicura e resistente alla censura. La cyber security e la privacy sono diventate le nuove frontiere della libertà personale e della sicurezza nazionale. Proteggere i dati personali da occhi indiscreti non è solo una questione tecnica, ma un diritto umano fondamentale. Le rivelazioni di Wikileaks hanno mostrato quanto siano vulnerabili le nostre comunicazioni e quanto sia cruciale difendere questi spazi dall'intrusione indebita. L'attivismo, che cos'è? L'attivismo è la forza che continua a spingere per il cambiamento. È la voce dei senza voce. Il grido di coloro che si rifiutano di accettare l'ingiustizia come inevitabile. Julian Assange è diventato un simbolo di questo spirito indomito. Un simbolo. Attraverso il suo lavoro ha ispirato una generazione di attivisti a lottare per la verità e per la giustizia, dimostrando che anche di fronte alla repressione la luce della verità non può essere completamente oscurata. Questa verità ha finalmente vinto dopo anni di battaglie e oggi Assange è tornato dalla sua famiglia. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi chiedo cortesemente di condividere ovunque questo video e di farlo vedere soprattutto ai ragazzi. Sì, avete capito bene, ai ragazzi più giovani, così che prendano come esempio modelli sani e capiscano che in futuro queste cose non devono più succedere. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!